Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Come preparare un dolce raffinato con 5 minuti. Però prima mettete il like a questo video, Iscrivetevi al nostro canale, condividete la ricetta. premete Altro? anche sulla campanella, così YouTube vi avvisa ogni volta che esce un nostro video. E poi cercateci anche su Facebook, Instagram e TikTok, perché i link ve li metto in info box. E poi una domanda per tutti: qual è il vostro dolce preferito? Perché io voglio sapere i vostri gusti, i vostri quello che vi piace, e quindi siccome i dolci piacciono a tutti, però c'è sempre un dolcetto che ci piace un po' più degli altri. Ok, posso? Vado? Ok. Allora, quest'oggi vi farò un millefoglie alla crema e frutti di bosco, ma non starò lì a preparare la pasta sfoglia, che tutti sappiamo che è una cosa piuttosto difficile. L'ho comprata già fatta. La crema invece no, l'ho appena fatta, infatti è incandescente e dovete assolutamente aspettare che si raffreddi. Io adesso l'ho appena fatta, ripeto, e ve l'ho fatta vedere. La ricetta la troverete nell'info box, la metterai per cortesia, e quindi come vedete è bella lucida, perché io la faccio con la maizena piuttosto che con la farina e viene più lucida e più fluida. Deve essere densa, quindi magari mettete un goccino di latte in meno, perché deve essere bella compatta, in quanto deve sostenere una struttura di 3 sfoglie. Detto ciò, crema, quanta? Più o meno 4 etti. Frutti di bosco a piacere, queste sono fragole, poi abbiamo mirtilli, more, lamponi, un pochino di zucchero semolato che servirà per la nostra sfoglia. Accendete nel frattempo il forno a 200 gradi, forno ventilato, una rotella per tagliare la pasta sfoglia, un rotolo di pasta sfoglia già pronto, un sac à poche con bocchetta, come vedete, a riccioletto, a stella, non a riccioletto, era per ridere, una forchetta per bucherellare la pasta sfoglia. Potete trovare dei rulli fatti apposta per bucherellarla, ma visto e considerato che sto facendo una ricetta proprio facilitata per chi a casa non ha tutti gli oggetti, tutti gli utensili che servono per fare determinati dolci, usate i rembi della forchetta, che vi posso assicurare che funzionano allo stesso modo. Dovete solo fare più attenzione e bucarla fino alla fine, ok? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto togliere tutto ciò. Tirate la pasta sfoglia, diciamo, qualche minuto prima fuori dal frigo, perché non so il vostro frigo, ma il mio congela invece che noi abbiamo tutte le cose speciali, no? Perché dentro casa fa molto freddo e quindi automaticamente credo che... Una sola domanda: frutti di bosco a sentimento, a I piacere? frutti di bosco a piacere, non do una quantità perché magari a qualcuno piace solo con le fragole, qualcuno piace solo con i mirtilli, qualcuno... E soprattutto non do la quantità perché magari a qualcuno piace un po' più ricca, a qualcuno invece piace un po' più... ok? Ok. Adesso dobbiamo farla riposare una decina di minuti prima di infornarla, perché deve comunque riprendersi, diciamo, a temperatura ambiente. Dopodiché possiamo andare a bucherellarla e a tagliarla. Quindi ci rivediamo tra 10 minuti. Nel frattempo che la nostra sfoglia sta riposando, parliamo piano, no scherzo, copriamo. Ho messo la crema dentro una ciotolina di metallo, in maniera che così non sta nella pentola, non lo so, e la vado a coprire. Ora che si è raffreddata un po', ovviamente non deve essere incandescente, se no la cuociamo la pellicola. La vado a coprire con la pellicola. Perché? Perché così non fa la pellicina sopra, e quella poi è difficile da gestire col sac à poche. È vero. Ok? La teniamo in un posto fresco. Quando si
raffredderà un altro pochino, la mettiamo in frigo prima di utilizzarla, tanto comunque abbiamo tutto il tempo della cottura della sfoglia e andiamo anche a pulire le fragole, già che ci siamo, i frutti di bosco, le fragole. Allora, abbiamo diviso in tre la pasta sfoglia, a questo punto delicatamente la poggiamo, cerchiamo ovviamente di farla tutta uguale e far sì che non venga la piega, ok? Perché se no, che succede? Che si storce, e se si storce non è che viene proprio benissimo. No, è un problema. Questa è un pochino più grande, ora vado a rimediare. Questa mi servirà successivamente. Un attimino solo, perché questo è un lavoro di precisione, amore, abbi pazienza. Non ti far prendere dall'ansia come al solito. Facciamo così. Eccola qui. Una striscina la togliamo ma non la buttiamo, che può essere utile per fare una eventuale decorazione. La mettiamo qui in mezzo. Li mettiamo a posto facendo attenzione sempre Alle curve. ok? E adesso andiamo a bucherellare la sfoglia. La vado a bucherellare tutta e ci rivediamo, perché non è che gli posso far vedere tutta la bucherellatura della sfoglia. A fra poco. Allora, l'abbiamo bucherellata per bene. A questo punto, con il forno ventilato a 200 gradi già a temperatura, andiamo ad infornare per 8 minuti, ma prima mettiamo lo zucchero semolato sopra. Se volete potete mettere anche quello di canna, se preferite, va bene lo stesso. Ok, zuccheriamo e forniamo. Poi, dopo 8 minuti di forno, le tiriamo fuori, perché sicuramente si sono formate delle bolle e a noi le bolle non ci piacciono in questo frangente. E dobbiamo mettere un altro foglio, ecco perché ho tenuto da conto quello di prima, un altro foglio di carta da forno con una teglia per appiattirla un pochino sopra. La lasciamo così un pochino. Ma ve lo facciamo vedere? E poi sì, ma intanto lo stavo spiegando. E poi ve lo facciamo vedere in maniera che loro così si preparano con l'altro foglio di carta da forno e un'altra placca da forno da mettere sopra. A tra poco. A tra poco. Ecco qui, come vedete, ovviamente si gonfia. Quindi mettiamo sopra l'altra carta da forno, mettiamo sopra la teglia, in maniera che così va un attimino a scendere, a sgonfiarsi. La lasciamo così per, non so, 5-6 minuti, il tempo che scende un pochino, e poi la rinforniamo a 160 gradi, forno già a temperatura, sempre ventilato, per 15 minuti. Allora, le nostre sfoglie sono pronte, come vedete. Adesso lasciamo che si raffreddino per qualche minuto, perché tiepide vanno anche bene, ma bollenti no, perché mi andrebbero a sciogliere poi la crema, ok? La crema è perfetta, è giusta, proprio la consistenza che volevo. La frutta è lavata perfettamente e ho preparato già il sac à poche con la bocchetta già all'interno, dentro un bicchiere lungo, perché è molto più semplice inserire a cucchiaiate la crema per poi farci la decorazione. Ok? Preparatevi anche una ciotolina con dello zucchero semolato, perché andremo a brinare parte delle nostre fragole. A dopo. Allora, le nostre sfoglie si sono raffreddate, a questo punto andiamo ad iniziare a comporre il dolce. Mettiamo la prima sfoglia, magari per far sì che non si muova, ecco, magari non la rompete come faccio io. Mettete appena un pochino di crema sul fondo, fa tipo da colla, ok? Andiamo a mettere dei ciuffetti di crema. La crema si è addensata così. Eh sì, decisamente. È più facile lavorarla, di appoggiarci l'altra sfoglia sopra. Certo, deve essere così, perché se no non... dopo diventa tutta squacquerellosa e non va bene. Famoso squacquerelloso, esatto, che è un termine
metto dei ciuffetti e adesso andrò a mettere la frutta. Faccio qua così non tocca il tavolo. A piacere. Quindi lamponi. Non la fai brinata? Sopra sì. Sopra per decorazione sì. Oppela. Ops. Si è girata, eh? Assolutamente. Vado a mettere dei pezzi di fragola. Qui uno la Può fare come giostrare vuole. come vuole. La potete fare anche con la Nutella. Che non è male. No. Anche tutto a zabaione. Come no? Come Ok, no? noi lo andiamo a fare completare e ci vediamo a 1000 foglie pronto. A 1000 foglie pronto. È pronta. Io l'ho decorata in questo modo, ma voi potete decorarla come più credete, come meglio credete, o come volete, insomma. Potete veramente spaziare in un milione di idee. Potete fare anche la namelaca, potete fare tantissime cose per guarnire questo dolce. Però la cosa più semplice comunque era fare la crema e metterci la frutta. Quindi proprio per farvi vedere che con pochissimi minuti, cioè tipo ecco questo 40 minuti al massimo, tra preparazione eccetera, si fa un dolce che comunque ha il suo perché, ok? Ragazzi, non posso assaggiarla perché è per gli ospiti di questa sera. Esatto. E quindi ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.